Visto che era da tempo, da molto tempo, da troppo tempo, che non facevo un viaggio in bici, pensavo di andare all'estero, ma per via del Covid ho dovuto rinunciare. Come se non bastasse, avevo ricevuto solo una dose di vaccino. Una dose! Così mi sono chiesto, qual è la strada più alta d'Italia? E sul sito Dangerous Roads ho scoperto che è quella che porta sulla testa grigia, anche chiamata Plateau Rosat. Ed è pure la quarta strada più alta d'Europa. Allora, dopo aver caricato la bici e il resto dell'attrezzatura dentro l'auto, sono andato con mio padre a Borgoricco. Ok, siamo arrivati a Borgoricco. Mio padre ha voluto accompagnarmi qua in macchina. Perché Borgoricco? Ispirava al posto Borgoricco, non so il nome forse. Vabbè. Da Borgoricco volevo andare in bici fino a Cervinia, in Valle d'Aosta, e da lì, se possibile, pedalare fino a Plateau Rosat. Ho trovato per caso una ciclabile da Treviso-Ostiglia, penso che la percorrerò e almeno sto lontano dal traffico. Ho appena lasciato la ciclabile di prima, adesso dovrò fare tutti i paeselli. Sarà dura perché è come muoversi in un labirinto tra i paeselli così. Stanotte credo di campeggiare qui, aspetto che vada un po' giù il sole, così nessuno mi vede piantare la tenda. Allora, ieri ho trovato molte ciclabili e da ora in poi troverò per la maggior parte solo strada normale. Tanto traffico, tante macchine. Quella è Mantova. Ho deciso di lasciare tutte le città e passare per la periferia in modo da evitare tutto il traffico, se no sto un mese ad arrivare in Valle d'Aosta. Sto andando incontro a una nuvola di temporale, ma non penso che venga niente perché è tutto sereno qua intorno. Ha piovuto per un quarto d'ora, ma neanche tanto forte, e ha già smesso, quindi stanotte penso che non ci sarà più niente. Adesso faccio da mangiare e per evitare che qualcuno mi veda mi nascondo dietro la bici. Dopo monterò la tenda quando il sole sarà quasi tramontato. Dove è saltato fuori sto ragno? No, no, dentro la tenda, non entra dentro la tenda, no, 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 torna fuori, torna fuori. No, è entrato dentro la tenda. Ho trovato una strada isolata dal traffico. Finalmente, un po' di pace. Adesso ho il problema di trovare un posto per campeggiare, ma non riesco a trovarlo perché è tutto pieno di piantagioni di riso qua. E dove c'è riso c'è acqua. E dove c'è acqua ci sono molte zanzare. Sto cercando un modo per arrivare giù di là, che non sia saltando, ovviamente.
la strada sembra proseguire per di là, quindi probabilmente dovrò arrivare alla fine del ponte, dopo tornare indietro e tornare giù di qua. Fortuna che ho trovato riparo sotto il ponte di prima. È un tifone qua! Ospita! Ieri sera c'è stato un vento fortissimo con il temporale. Avevo lasciato la bici là e mi sono riparato qui sotto. A un certo punto è arrivato un vento fortissimo. Mi sono dovuto accovacciare per non volare via. Vedevo tutta l'acqua delle risaie volare come sabbia. È stata tosta, fortuna che è durata solo 2-3 minuti, sono sembrati lunghi però. Adesso mi è morto il power bank, forse è entrata un po' di acqua e forse vado a comprarne uno nuovo, spero che sia carico, ma quello nuovo è difficile che sarà carico. Adesso dovrò risparmiare la batteria del telefono il più possibile. Ieri per strada ho trovato questo camping e ho deciso di fermarmi visto che mettevano temporale e temevo che ci sarebbe stato di nuovo un forte vento come l'altro giorno, ma invece è stata una notte tranquilla. Ora sono a 15 km da Ivrea e mi mancano 60 km per Cervinia, per il paese di Cervinia, e da lì poi inizierà la strada per andare sul Prato Rosa. Spero di non trovarla a neve, ma altrimenti mi tocca farla a piedi. Ok, sono arrivato a Chantillon e adesso all'incirca 1200 metri per Cervinia e da Cervinia sono altri 1200-1400 fino a Prato Rosa. Che fatica! Vado più veloce a piedi che pedalando, allora mi conviene camminare. Sono a metà strada per arrivare a Cervinia, stanco, ancora ho visto sono 7 km di salita. E vai, ce l'ho fatta. Ho trovato un parcheggio per i camper, quindi penso che proverò a campeggiare qua. Ok, è arrivato il giorno in cui devo andare su Prato Rosa. Sono, vediamo quanti gradi, 2-3 gradi, però freschetto. Qui è dove inizia la salita, sembra molto ripido, sarà una lunga giornata oggi. Che fatica! E sono a piedi anche! Mi sa che scambio la mia bici per una mucca, faccio meno fatica. Appena neanche mezzogiorno, sono già 2005
Mi hanno detto alcuni escursionisti che sul Plateau Rosat l'ultimo pezzo è molto ripido e c'è la neve, quindi lascerò la bici e continuerò a piedi un po' alla volta. Sì, è stupido venire fin qua con la bici lo stesso, ma non ho niente da fare. La strada va su dritta ed è troppo ripida, quindi proverò a vedere sulla mappa se trovo un percorso alternativo, se no al limite vado un po' a zigzag, mi invento improvviso un po' il sentiero. A piedi sarei stato un momento, ma con la bici è davvero dura, però mi sto divertendo un sacco. Un'esperienza che non ho mai fatto. Bello dopo tutto. Ok, sono le 2 meno un quarto più o meno e sono a Ploumoison a 2876. Sono arrivato al rifugio come si chiama? Bontadini, ecco, a circa 3020 metri. A questo punto qua lascio la bici e continuo a piedi perché primo inizia a essere davvero dura, lì è una pendenza mostruosa, sarà il 25-30%, e poco più in su dove ci sono quelle jeep, mi hanno detto alcuni escursionisti che la strada da lì in poi è tutta innevata, quindi continuo a piedi. Non ho ancora tanti problemi a respirare, ho a volte una leggera nausea, ma se mi metto a fare dei respiri profondi per un po' dopo mi passa. Ho trovato la neve, adesso devo vedere quale percorso prendere per non scivolare. Sono arrivato al rifugio Teodulo forse? Non so, come non mi ricordo mai i nomi. A 3350. Qui è la Svizzera. Là è il Plateau Rosat, oltre quella roccia, e di là è l'Italia. Ecco, quello là è il Plateau Rosat. Mi manca poco. Credo che si vada su per di qua o per di là. Boh, provo di qua. Ce l'ho fatta, ci sono arrivato, 3500, Plateau Rosat. E vai. Adesso devo tornare laggiù dove ho lasciato la bicicletta e andare giù fino a Cervinia, laggiù. Mi dispiace di non essere arrivato qua su con la bicicletta, soprattutto per via della neve. Wow. Per le pendenze magari mi fermavo dove ero arrivato oggi, domani continuavo un po' alla volta, chi può dirlo. Inizio a sentire l'altitudine, gira un po' la testa, un po' di nausea. Ieri mattina ero a 300 metri, ora sono andato su a 3500, quindi uno sbalzo di dislivello di 3200. Non
è da poco, avrei dovuto forse acclimatizzarmi un po' meglio. Adesso finalmente è tutta discesa, penso prenderò la strada per i laghi, quindi farò il giro per di là, visto che è meno ripida. Aspetta, visto che è meno ripida, perché non l'ho fatta prima? Vabbè, ormai. Adesso ho capito perché non ho fatto sta strada prima, perché ogni tanto ci sono dei saliscendi, quindi non volevo andare su e poi tornare giù, insomma è come fare fatica per niente. Sono arrivato a Cervini adesso. A ogni chilometro che facevo sentivo i freni che si consumavano. Le discese al 20% sono un po' troppo impegnative. Con i V-brake non è il massimo. Conviene farli con i freni a disco.